Il browser di Apple è il migliore se lo sai come usare, perché in superficie sembra un browser semplice e questo è quello che un browser dovrebbe essere, ma Safari nasconde un sacco di funzioni nascoste che lo rendono superiore a tutti gli altri. E di browser ne ho cambiati non so quanti, sono passato da Arc a Chrome, Firefox, Brave, Opera e chi ne ha più ne metta, ma quando sono passato a Safari non sono più tornato indietro. Andremo a vedere tutto quello che dovresti sapere per utilizzare Safari al massimo ed alla fine vi mostrerò le funzioni che mi hanno letteralmente svoltato il modo in cui navigo su internet. Quando aprirete Safari vi troverete più o meno in questa schermata. Su iPhone sarà un po' diversa, ma il concetto è lo stesso. Questa è la vostra schermata home che potete andare a personalizzare scegliendo che elementi volete vedere. Una delle schede più interessanti è quella dei pannelli iCloud. Se per esempio sul mio Mac vado ad aprire Safari e vado su Google, Safari mi andrà a mostrare il pannello che ho aperto sul computer ed è molto utile per passare velocemente tra un dispositivo e l'altro. A me la home però piace tenerla più pulita e quindi disattivo tutto se non per i preferiti. La maggior parte del tempo però la passo sul sito web, ma se vi accedete tramite Google lo state facendo nel modo sbagliato. Infatti Safari ha delle funzioni intelligenti per andare a cercare direttamente nei siti. Se volessi per esempio andare a cercare un iPhone 15 su Amazon, scrivendo qui nella barra degli indirizzi Amazon iPhone 15 mi viene fuori qua cerca su Amazon iPhone 15, io ci clicco sopra e vengo direttamente rimandato alla pagina. Un'altra funzione intelligente per arrivare su un sito web è quella dell'URL più pertinente che troverà Safari. Se per esempio voglio aprire Wikipedia di Steve Jobs, mi fornisce direttamente il link per andare sulla pagina di Steve Jobs. Se sei su un sito web e per caso incontri un'immagine, potete estrapolare direttamente il testo dall'immagine come se fosse una vera e propria scritta su un sito web e potete copiarlo e incollarlo dove volete. Non solo, tenendoci premuto sopra potete copiare soltanto il soggetto e andare a incollarlo come sticker su iMessage. Ci sono anche delle altre gesture che possiamo fare però, infatti tenendo premuto sopra un link vedremo l'anteprima della pagina e invece cliccando con due dita la pagina si aprirà direttamente in una nuova schede tra cui potete navigare semplicemente passando il dito una sopra l'altra ed è proprio qui sulla barra di navigazione che si nascondono il 99% delle funzioni segrete che bisognerebbe sapere per forza. Mettiamo caso che stessi continuando la mia ricerca sull'iPhone 15 e volessi tornare alla scheda che avevo aperto prima della pagina di Amazon. Al posto di continuare a cliccare indietro mi basta tenere premuto e posso tornare direttamente alla scheda di Amazon che avevo aperto. Questo funziona anche andando in avanti, quindi posso tornare a una scheda che avevo visitato in precedenza. Sempre qui sulla barra di navigazione, cliccando sul simbolo AA, posso scegliere lo zoom della pagina web se voglio ingrandirlo, oppure posso tradurre un'intera pagina in un'altra lingua se per esempio voglio leggere un articolo che è stato scritto in inglese in italiano. Se voglio proprio immergermi nella lettura posso nascondere la barra degli strumenti che su iPhone potete anche scegliere se posizionare sopra o sotto a vostro piacimento. C'è però un modo migliore per leggere gli articoli ed è quello di attivare la modalità lettura che aggiusta la pagina in modo da farvi vedere solo il testo e le immagini più pertinenti. È completamente personalizzabile in termini sia di font che della sua dimensione e del colore della pagina. E se vi piace di più questa vista e vorreste che si apra automaticamente ad ogni sito web che la supporta, vi basterà aprire le impostazioni, andare su Safari, correre fino a che non trovate lettura e attivare la vista lettura automatica per tutti i siti web. E con iOS 18 questa vista lettura supporterà anche delle funzioni di intelligenza artificiale che divideranno il testo in sezioni e vi fornirà un riassunto completo della pagina. Parlando di intelligenza artificiale, sempre nello stesso menu in iOS 18 vedremo una funzionalità
che si chiama Highlights e che mostra i punti più importanti di una pagina web. Una cosa che neanch'io sapevo fosse possibile prima di non averla scoperta era che su Safari si possono installare vere e proprie estensioni. Sempre nello stesso menu e cliccando su gestisci le estensioni potete andare a cliccare su altre estensioni e vi si aprirà la pagina dell'App Store dove ci sono tutte quante le estensioni per Safari. E se vorreste un video completo sulle migliori estensioni per Safari, lasciate like e iscrivetevi. Io sono Mattia, su questo canale parlo di tech, Apple, Google, Microsoft, un po' di tutto. Tra l'altro questo è il secondo episodio della serie sulle app per la produttività di iOS. Dopo quello di Note e di Safari ho intenzione di portarne altre, quindi è un motivo in più per iscriversi. Restando nella barra degli strumenti, qui in fondo troviamo il tasto per accedere al Mission Control dei pannelli, a cui si può anche accedere facendo la gesture dello zoom out. Qui, se avete tanti pannelli, potete andare a filtrarli con la barra di ricerca in alto, e un'impostazione che vi consiglio di attivare è quella della chiusura automatica dei pannelli dopo una settimana. Se per caso avete chiuso un pannello di recente ma lo volete riaprire, vi basterà tenere premuto sul più e troverete tutta la lista di pannelli che avete aperto di recente. Ci cliccate sopra e vi si riapre automaticamente. E su iPad ci potete accedere direttamente dalla barra dei menu qui in alto e potete anche scegliere di aprire una nuova finestra, visto che iPadOS supporta più finestre. I pannelli potete organizzarli in gruppi entrando nel menu e cliccando questo bottone. Potete scegliere di creare un gruppo di pannelli vuoto con i pannelli che avete aperto, ci date un nome e fate salva. Questi sono anche condivisibili, quindi se per esempio volete collaborare su un viaggio e avete un po' di schede aperte, potete condividerli con tutti i membri e sarà molto più semplice collaborare. Se però volete passare al livello pro dei gruppi di pannelli, potete attivare i diversi profili, che sono letteralmente gruppi di pannelli che però si portano dietro anche tutti gli account che avete salvato dentro quel pannello. Hanno tutta la loro cronologia, tutti i loro preferiti separati dagli altri. Per esempio, io ho un mio profilo per le cose personali e un profilo per scuola, dove ci sono tutti gli account di scuola, i documenti di scuola, tutto separato. Potete crearne quanti volete nelle impostazioni. Nella sezione profili cliccate nuovo profilo, gli date un nome, quello che volete, e un'icona. E un altro trucco è che se li usate su un Mac, nelle impostazioni potete scegliere anche che siti si devono aprire in che profilo, in modo che sia tutto automatizzato. Nella barra degli strumenti trovate anche un altro bottone che è quello per la condivisione. Alcune opzioni utili sono per esempio salvare un articolo nell'elenco di lettura, che potete trovare sempre tra i pannelli nella sezione elenco lettura. La cosa bella di tutti gli articoli che mettete in questo elenco è che si scaricheranno automaticamente offline, quindi li potete leggere quando volete anche senza connessione. Per fare questo prima però dovete andare nelle impostazioni, nella sezione elenco lettura, e attivare la spunta su salva automaticamente offline. Safari vi permette anche di fare screenshot all'intera pagina, semplicemente facendo uno screenshot come lo fareste sempre e poi aprendolo e cliccando su pagina intera, e poi potete scegliere di salvarvelo dove volete. Se vi serve sempre accesso rapido ad un sito, potete aggiungerlo alla schermata home. Prima i siti si aprivano proprio come delle app, adesso l'Unione Europea ha detto di no, quindi si apriranno in Safari come siti web normali. Una funzione che utilizzo molto spesso è quella delle note rapide. Se per esempio volessi salvarmi questa porzione di testo, mi basterebbe selezionarla e poi fare nuova nota rapida. Qui posso appuntarmi quello che voglio e poi quando riaprirò la pagina mi verrà anche un promemoria qui in basso che avevo salvato qualcosa. Ma per scoprirne di più dovreste andare a vedere questo video su tutte le funzioni segrete dell'app Note. Ci vediamo lì o alla prossima.